Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se mettessimo un motore di un elicottero su una moto? Non so voi, ma da bambino mi immaginavo sempre incroci strani tipo Transformer a mettere 3000 cavalli di un aereo dentro una moto o auto o viceversa. Ma ovviamente eravamo bambini e ci divertivamo con questi viaggi di fantasia. Invece qualche pazzo sgravato in ha pensato bene di farlo nella vita vera. Guardate qua. L'avete riconosciuta? Ebbene sì. Oggi parliamo dell'MTT Y2K, la moto guidata da Carrie Ford, il protagonista di Torque, Circuiti di fuoco. Per quelli della mia generazione ci sono stati pochissimi punti fermi nel mondo dei motori. Per le auto avevamo Fast and Furious, giocavamo con Need for Speed Underground alla Play e per le moto c'era Torque. Per riassumerlo in brevissimo, un Fast and Furious su due ruote, dove questo mezzo, di cui parleremo, era considerato l'oracolo per sistemare ogni tipo di problema. Un guanto dell'infinito degli Avengers, per fare un parallelismo attuale. Tra l'altro, lo sapevate che Joseph Kahn, il regista di Torque, ha esplicitamente dichiarato che il suo intento, se così possiamo dire, era quello di fare una parodia a due ruote di Fast and Furious. Non so se ci avete mai fatto caso, ma a un certo punto del film Ford cita una delle frasi più celebri di Vin Diesel, il nostro Toretto. Io vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito. Un'altra frecciatina appare all'inizio del film, quando Ford sorpassa in monoruota una Mitsubishi Eclipse e una Acura RSX che stanno facendo il famoso sparo all'americana sul quarto di miglio. Inoltre, se ci fate caso, lì nella scena tutta movimentata e via dicendo, c'è un cartello con scritto Cars Suck, ovvero le macchine fanno cagare. Direi che non c'è molto altro da aggiungere. Comunque, se vi piace questo genere di storie, video e via dicendo, come al solito, intanto iscrivetevi al canale che è gratis, ve lo ricordo, ed è un particolare molto importante. In più, se volete farmi capire che appunto state apprezzando, like, così vediamo di portare qualcos'altro. Come anticipato all'inizio, la nostra protagonista è la Y2K, che appare nel film guidata dal protagonista. Questa moto esiste veramente ed è stata progettata con un motore, sentite bene, a turbina, appartenente alla famiglia Rolls-Royce M250, da non confondere ovviamente per quelli meno esperti con la Kawasaki Turbo che ho provato qualche tempo fa. Turbo l'ho detto sempre per i meno esperti, ma è un compressore centrifugo, che è ancora un'altra cosa, ma non stiamo a soffermarci sulla cosa e andiamo avanti. Il propulsore Rolls-Royce M250 ha avuto un grandissimo successo, tanto che è stato applicato in tantissime situazioni, mezzi negli Stati Uniti. Per fare un esempio, sugli elicotteri militari da ricognizione per la polizia di Los Angeles. Andando sempre più nel tecnico, questo motore viene chiamato turbo albero ed è stato progettato dall'azienda Detroit Diesel su commissione dell'organo militare statunitense tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. L'idea era quella di realizzare un elicottero a singolo motore molto agile e molto facile da guidare. La nostra Y2K è stata sviluppata proprio con questo tipo di motore dall'azienda statunitense Marine Turbine Technologies agli inizi degli anni 2000 e, se non agli americani, a chi poteva venire in mente una roba del genere. Grazie alla sua turbina, la nostra moto può raggiungere potenze che non hanno senso per una moto. Pensate che il primo modello rilasciato, che se guardate Torque, insomma, il tempo ne è passato, parliamo di 320 cavalli, ma tenetevi forte, a 52.000 giri. È infatti considerata una delle moto più potenti mai costruite dall'essere umano, più che più potenti, più particolari e potenti. E lo so che ve lo state chiedendo perché si vuole sempre sapere quanto va forte questa moto, quanti chilometri orari fa questo mezzo. Ebbene, non so se mentre va si smonta o non si smonta, ma ipoteticamente tramite dei test che hanno fatto la velocità massima è di 365-370 km orari. E adesso è qui il punto, perché questa è una moto ormai vecchia, cioè era proprio gli inizi, stiamo parlando della moto di Torque. Ma oggi questa azienda è andata avanti, certo che è andata avanti. Pensate che questi matti della MTT hanno sparato fuori la sorella maggiore dell'Y2K con appena 420 cavalli.
Questo nuovo propulsore costruito sempre da Rolls-Royce si chiama C20B ed è stato montato su 2 modelli, la Street Fighter prima e la 420 RR dopo. La Street Fighter, per chi non era molto avvezzo a quei pesi, a quelle cose, poteva essere anche richiesta in modalità triciclo con 3 ruote, giusto perché non erano abbastanza pazzi. Grazie a questa terza ruota che dona, se si crede, insomma, più stabilità, gli ingegneri dell'MTT puntano a sfondare il muro dei 420 km/h, cercando di battere ovviamente il record dell'H2R che era stato di 400 km/h. Come è facile intuire, potenza e velocità impressionanti della Y2K sono dovuti al turbo albero. Ma in soldoni, cos'è il turbo albero? Non è la prima volta nella storia che qualcuno ha cercato di utilizzare questo tipo di motori di derivazione aeronautica, cosiddetti a reazione, per generare potenza in una moto. C'è però da fare una precisazione. Seppur esistano altri prototipi in giro, questi utilizzano una tecnologia diversa e in un certo senso molto più semplice da realizzare: il turbogetto. Cioè, per farvela breve, prendono sto motore di un aereo, lo piazzano sulla moto, il motore dell'aereo, quando siete anche voi su un aeroplano, parte, il pilota dà tutto gas, il motore crea una spinta generata dal getto lasciato dietro di sé e a quel punto abbiamo accelerazione e velocità. È lo stesso identico concetto ovviamente degli aerei da caccia, quando vedete che danno tutto gas, c'è quel fuoco dietro incredibile dei post bruciatori e partono come dei razzi in spazi veramente ridottissimi. La particolarità fighissima dell'Y2K non è quella che hanno piazzato sto benedetto motore che crea il getto e la moto va avanti, come anche abbiamo visto in vari dragster, ma la potenza della turbina viene generata al contrario per muovere un organo meccanico, che a sua volta fa girare la classica trasmissione della moto, corona, pignone e catena. Molto semplice. Da qui il nome di turbo per l'elica e albero che viene messo appunto in movimento. Date le potenze allucinanti che venivano sprigionate, non era possibile utilizzare un cambio tradizionale, manuale, per cui i progettisti optarono per una roba folle, un cambio automatico a 2 rapporti. Su una cosa non c'è alcun dubbio: il capolavoro firmato MTT è un mezzo unico nel suo genere. Per un oggetto così complicato non ci si può aspettare un prezzo normale. Infatti la Y2K veniva venduta tra i 175 e i 195 mila dollari, la prima versione. Difatti aveva anche il Guinness World Record per la moto più costosa al mondo nel lontano 2004. La casa non si è mai prodigata a dichiarare quante moto hanno messo sul mercato, anche perché venivano realizzate su commissione. Il cliente sceglieva dalla A alla Z tutti i dettagli estetici e ogni altro minimo componente tecnico, le viti in titanio, alluminio, cover per il motore, delle leghe utilizzate, cioè qualsiasi tipo di cosa. In ogni caso, per contenere i costi, MTT per produrre le sue moto ha sempre utilizzato dei motori di seconda mano. E si dice, come? Cioè, 200.000 euro e mi date un motore di seconda mano? Eh sì, perché è stata una furbata in un certo senso. Tutti quei motori che non potevano più volare perché avevano raggiunto il limite di ore di volo venivano revisionati e poi utilizzati per inserirli su questi mezzi incredibili. E pensate un po' che c'era bisogno di qualche piccola modifica per poterli inserire sulle Y2K. Cioè, pensate, negli aerei vengono utilizzati dei carburanti speciali perché devono volare a 3-4 mila metri, cosa che sulle 2 ruote non succede. Senza scordarci che non è che questi che compravano le moto a 200.000 euro potevano poi andare negli aeroporti a fare il pieno e poi andare a farsi il bel giretto e tornare all'aeroporto a fare il pieno. Sarebbe stato giusto un attimino complicato. Quindi cosa si sono inventati questi geni del male? Le turbine venivano modificate per andare a gasolio. Diciamo che la buona Greta Thunberg non ne sarebbe stata contenta. Giusto per tornare all'appunto che avevamo fatto prima della benza, rifornimenti e via dicendo, c'è da fare un piccolo appunto. Uno dei difetti più celebri di questa moto è sicuramente e ovviamente il consumo. Parliamo di 1 gallone ogni 5 miglia. Per darvi un riferimento con le nostre unità di misura, 2 km al litro. Questo infatti vincolava la sua autonomia a appena 50 miglia, che sono più o meno 90 km, con un serbatoio da 34 litri, praticamente una macchina. Giusto per darvi un paragone con la moto tradizionale, la V4R di Ducati ovviamente ha un consumo dichiarato di 13 km al litro. Stiamo parlando di un fattore 1 a 6, follia pura. Facciamo un esempio del cavolo: se volessi andarci a girare a Castelletto, al costo del carburante di oggi, cioè 1,7, mi costerebbe 90 euro andare e tornare.
Purtroppo però oggi questi mezzi sono praticamente estinti. Ne circolano pochissime in giro per il globo, tutte maggiormente in America, dove le norme anti-inquinamento e soprattutto le possibilità di modifiche su mezzi speciali è tutto molto più di manica larga, se così possiamo dire. Noi qui in Europa, con le politiche che abbiamo, sogniamoci proprio di vederne una circolare, ma si narra che ci siano giusto 3 collezionisti tra Austria, Polonia e Inghilterra che le tengono gelosamente nei loro garage o nei loro salotti come show bike. Ormai il progetto Y2K è concluso. La 420 RR sta circolando ancora in America, ma la casa costruttrice ha un ultimo desiderio, quello di riuscire a far circolarne almeno una in Europa. E stanno cercando qualsiasi tipo di modifica per riuscire nell'intento. Chissà se un domani la vedremo su un autobahn passare accanto a un RS6. Non lo sapremo mai, o meglio lo sapremo soltanto vivendo. Questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Come al solito, Gas, ci vediamo al prossimo video.